Oggi parleremo di come fare descrizioni furbe. Fare una buona descrizione non è semplice. Prima di tutto bisogna tenere presente il concetto generale del mostra, non raccontare. Ecco i miei suggerimenti. Usa un linguaggio concreto e originale. Se vuoi che i tuoi lettori vedano immediatamente ciò che stai descrivendo, cerca di usare parole concrete al posto di concetti astratti che non hanno forma fisica. Se dicessi a 20 persone di immaginare il benessere, probabilmente tutte e 20 immaginerebbero qualcosa di diverso. Questo perché abbiamo tutti un'idea diversa di ciò che ci fa star bene. Se invece dicessi di immaginare un cucchiaio, probabilmente avrebbero tutte la stessa immagine nella testa. Utilizza nomi e verbi forti. Uno dei modi migliori per dare carattere alla tua descrizione è sostituire i verbi e i sostantivi deboli con sinonimi forti e specifici che possano rendere la tua scrittura più interessante. Ad esempio, invece di scrivere "si è messa il maglione", potresti parlare di un bollerino di lana mohair o di qualcosa che caratterizzi il tuo personaggio e il suo gusto nel vestire. Ovviamente non dovrai mai dire apertamente il suo gusto nel vestire, perché facendo questo cadresti nella trappola del raccontare invece che mostrare. La stessa cosa dovrai fare con i verbi. Prendiamo la frase "il vaso è caduto". Proviamo a sostituire il verbo con qualcosa di più originale. Ad esempio, è precipitato con un movimento sconnesso. Tutto questo crea una scena molto più vivida, che regala al lettore un'immagine specifica che colpisce e attiva la sua fantasia coinvolgendolo. Stai attento al ritmo delle frasi. Se, rileggendo la tua prima bozza, trovi che le frasi siano scariche, prova a ravvivarle un po'. Prima di tutto analizza la costruzione per vedere se cadi in un ritmo ripetitivo. Se le tue frasi hanno tutte la stessa lunghezza e la stessa impostazione, crea delle frasi che abbiano un ritmo diverso. Puoi anche usare questo metodo per influenzare l'umore della descrizione, a seconda del punto della trama in cui ti trovi. Le frasi più lunghe sono più morbide e possono creare una melodia più dolce, che può avere però un minor appeal sul lettore. Può esserti utile leggere il tuo lavoro a voce alta, così da percepire la musicalità della tua prosa. Usa i sensi di chi è all'interno della scena. Per scrivere una descrizione nel modo corretto, devi usare solo il punto di vista del protagonista o dei coprotagonisti presenti sulla scena. Come ti ho spiegato nel video come costruire un'ambientazione che funzioni davvero, potrai avvalerti di un punto di vista onnisciente, ma solo all'inizio dei capitoli. Dovrai scrivere le descrizioni in modo coerente rispetto a come i tuoi personaggi vedono il mondo. In base a questo saranno influenzati da certi dettagli e non da altri, che, per come è la loro personalità, non noterebbero mai. Il loro modo di descrivere ciò che li circonda influenzerà il tono. Se stai descrivendo un fiume, fallo come se fossi il personaggio che è realmente all'aperto e nello stesso modo in cui lui o lei mostrerebbe la scena. Se si tratta di una persona che ama la città, probabilmente troverebbe delle difficoltà ad attraversare il fiume, magari perché non vuole bagnarsi o semplicemente perché non vuole stare in quel luogo. La sua attenzione potrebbe essere catturata più dalle zanzare rispetto che dalla bellezza della luce riflessa sull'acqua. Cerca di descrivere la scena proprio come lo farebbe il tuo personaggio. Se è un musicista, fagli pensare a analogie inerenti alla musica. Punta sul movimento. Anche se stai descrivendo una stanza da letto, puoi, se le capacità del tuo personaggio te lo consentono, descrivere piccoli movimenti che sempre esistono nella realtà, come ad esempio l'entrata nella stanza di un raggio di luce che si riflette sulla parete, la coda del pesce rosso che si muove, la brezza mattutina che muove le foglie di una pianta e così via. In questo modo è come se il tuo lettore stesse guardando un film e non una fotografia statica. Evita i cliché. Non usare mai frasi fatte, tutti sono capaci di farlo. Tu sei uno scrittore e per cui ti ha richiesto uno sforzo per descrivere il mondo. Se nel rileggere la prima bozza trovi qualcosa che hai già sentito troppe volte e ti sembra un cliché, rimuovilo senza pensarci troppo su, a meno che tu non stia scrivendo un testo comico e
caricaturale, oppure che sia fatto di proposito per una tua ragione stilistica. Ecco, questi sono i miei consigli per scrivere una descrizione furba, e ricorda che comunque ognuno ha il suo stile. Ci sono degli scrittori che fanno lunghe descrizioni e altri come me che sono minimali. Puoi scegliere la dimensione che vuoi, a patto che tu segua queste semplici regole che ti ho appena spiegato. Grazie di aver guardato il video e se ti è piaciuto metti un like, ricorda di iscriverti al canale per non perdere alcun altro video. Ciao e alla prossima!